Parliamo italiano? Ma sì, su questo canale noi parliamo italiano. Partiamo da un punto che forse non è facile da capire subito, ma credetemi, è facile da correggere. Perché, come dico sempre, la lingua, quando parlo della lingua italiana, è una questione di suoni. Quindi cerchiamo di memorizzare il suono corretto. Ora, spesso mi capita di sentir dire quest'anno vado all'Italia. Ecco, in un modo anche molto orgoglioso. Beh, sappiate che questo modo di dire all'Italia è sbagliato. La forma corretta di questa espressione è con l'uso della preposizione in e non a. Quindi prendete appunti, scrivetevelo, fate come vi pare, ma ricordatevi che quando parlo di nazioni, ed in questo caso l'Italia è la nazione, devo sempre usare la preposizione in. Per questo dovrai dire, e correggiti, vado in Canada, vado in America, vado in Francia, vado in Brasile, vado in Argentina e in ogni altra nazione che tu desideri visitare. Ed ora ritorniamo alla preposizione a. Questa era una tip. Con la nostra piccola preposizione a, piccola, è una sola vocale. Ci sono delle regole da seguire. E allora cominciamo con la prima. A si usa con tutte le città. Per questo, se io parlo di me, posso dire mi chiamo Angela, vivo a Toronto, ma sono nata a Roma, in Italia, per chi non lo sapesse. E potete fare questo esercizio parlando di voi. Ad esempio, qualcuno potrebbe dire sono nato a Napoli, ma vivo a New York. Oppure sono nato a Firenze, ma vivo a Milano. Tutto chiaro fin qui? Seconda regola. A si usa con i punti cardinali, che sono questi. A nord, a sud, a est, a ovest o qualcosa del genere. E per questo posso dire, se vuoi andare a sciare in Italia, devi andare a nord. Se invece vuoi andare al mare in Italia e in tanti altri paesi del mondo, devi andare a sud. Ok? L'Italia è una penisola, quindi puoi andare anche in altri posti al mare, ma prendetelo per buono questo esempio, ok? Grazie. E ancora, ci siamo persi nel bosco qualche giorno fa, perché la bussola segnava a est, ma noi siamo andati a ovest. Ed ancora un'altra regolina, piccola però. A si usa sempre per indicare la nostra destra e la nostra sinistra. E quindi posso dire, per andare dalla nonna devi girare a destra. Per andare in biblioteca devi girare a sinistra. Oppure, per andare dal dottore devi andare a sinistra, mentre devi girare a destra per andare in farmacia. Ed infine ci sono 5 paroline che sono sempre precedute dalla preposizione a e sono facili da memorizzare. E sono scuola, lezione, letto, teatro e messa. E allora qualcuno potrebbe dire, la mia famiglia va a messa tutte le domeniche. Non ti sbagliare, perché ad esempio io dico, ieri sono entrata in chiesa a pregare, ma non sono andata a messa. Tutto chiaro? Ed ancora, questo fine settimana voglio andare a teatro, ma non ho ancora comprato i
La sera invece spesso dico: sono stanca, voglio andare a letto. Oppure, se frequenti l'università e ai miei tempi succedeva, qualcuno potrebbe dirti: oggi non sono venuto a lezione, mi puoi dare i tuoi appunti? Ed un ultimo esempio per voi con la parola scuola. Tuo figlio, tua figlia potrebbe dire: oggi nel pomeriggio ero a scuola, mamma, per questo non ho finito i compiti. Spero con tutto il cuore di avervi aiutato in qualche modo con i miei suggerimenti. E se siete arrivati fin qui, grazie per tutti i like che troverò. Lasciate un commento, iscrivetevi al canale e ci vediamo presto. Bye!